Cosa succede quando il sangue di Ares, il dio della guerra, scorre nelle vene di un padre disperato? Cosa accade quando l'amore per una figlia si trasforma in odio cieco verso gli dèi? Oggi ti racconto di un re che ha osato l'impensabile, di un crimine che ha scosso l'Olimpo e di una punizione che ancora oggi non sappiamo bene dove collocare. È una storia di confini, tra amore e vendetta, tra giustizia umana e divina, tra un mondo che abbiamo esplorato e territori completamente nuovi. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Francesco e Carolina. Grazie anche a Denise, Dalila, Thomas, Gabriella, Walma, Marco e Coboa, Marcos e Betta, ad Alessandro, Gioele e Jimbo, Maria Chiara, Mirko e Vanessa e infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 228. Flegias, cuore di vendetta. C'è una voce che risuona nell'oltretomba greco, ma che nessuno sa dire con certezza da dove provenga. Un grido di ammonimento che attraversa i secoli. Imparate la giustizia e non disprezzate gli dèi. È la voce di Flegias e la sua storia ci porta in territori inesplorati della mitologia greca. Abbiamo concluso il nostro viaggio attraverso gli abissi del Tartaro, dove abbiamo incontrato Sisifo, Tantalo, Issione. Ma esistono figure che sfuggono alle categorizzazioni nette. E Flegias è forse il più enigmatico fra queste. Mentre i grandi dannati del Tartaro hanno una collocazione precisa, Flegias sembra muoversi tra le tradizioni come un fantasma irrequieto. Virgilio lo colloca nel Tartaro, Dante lo trasforma in un traghettatore demoniaco, altre fonti lo vedono in regioni intermedie dell'oltretomba. La sua natura ribelle si riflette nell'impossibilità di imprigionarlo in una sola versione del mito. Apollodoro ci racconta che Flegias è figlio di Ares, il dio della guerra, e di una mortale, Crise o Dotide, secondo le diverse tradizioni. Da suo padre eredita quella natura impetuosa e violenta che lo contraddistinguerà per tutta la vita. Diventa re delle Apiti, quella fiera popolazione della Tessaglia che abbiamo già incontrato parlando di Issione. I Lapiti sono descritti come un popolo bellicoso delle regioni montuose, una forza di confine tra il mondo civilizzato e quello selvaggio. Sotto il suo regno, i Lapiti intensificano le loro attività predatorie. Il re fonda anche una città che porta il suo nome in Beozia, una città che vive più di guerra che di commercio pacifico. Secondo le diverse tradizioni, Flegias è padre di due figure che conosciamo: Coronide, che verrà amata da Apollo e diverrà madre di Asclepio, e secondo alcune fonti, Issione stesso. Una famiglia che pare destinata a scontrarsi ripetutamente con la volontà divina. Ma è con la storia di sua figlia Coronide che il fato di Flegias prende una piega drammatica. Pindaro, nella sua terza Pitica, ci racconta la storia d'amore che cambia per sempre la vita di Flegias. Apollo si innamora di Coronide, la bellissima figlia del re dei Lapiti. La giovane vive presso il lago Boibe, in Tessaglia, e la sua bellezza cattura l'attenzione del dio. L'unione tra Apollo e Coronide genera una nuova vita.
la giovane rimane incinta di quello che diventerà Asclepio, il grande semidio della medicina. Dovrebbe essere un onore per Flegias vedere sua figlia prescelta da una divinità, ma qualcosa nella natura di Apollo lo inquieta. Come ci narra Pindaro, Coronide, nonostante porti in grembo il figlio di un dio, si innamora di un mortale, Ischi, figlio di Elato. Questo amore umano le sembra più comprensibile del rapporto con una divinità, o perlomeno più conveniente per lei. Quale affidamento si può fare su un dio che ha preso il tuo corpo e poi di certo passerà, a nuovi interessi? Avere vicino un uomo, un mortale che accetti il figlio come suo e che soprattutto la ami, ne pare un sogno. Pindaro ci racconta che Apollo scopre il tradimento di Coronide con Ischi. Ovidio nelle sue Metamorfosi arricchisce questo episodio con un dettaglio affascinante che spiega perché i corvi siano neri. In origine il corvo aveva penne bianche, candide come la neve mentre ancora cade. Apollo invia questo suo servitore a sorvegliare le azioni di Coronide. Il corvo torna da Apollo con le cattive nuove, ovvero che la giovane si è unita al suo amante, ed egli diviene furibondo. La vendetta del dio tradito è terribile e cieca. Le sue frecce infallibili trafiggono Coronide, uccidendola senza pietà. Spirando, la giovane rivela di essere incinta di lui. Quando il povero corpo giace già sul rogo funerario, Apollo, pentito, salva il bambino non ancora nato, strappandolo dal ventre materno. Nasce così Asclepio, il semidio, insuperabile maestro dell'arte medica. Anche il corvo, che è stato portatore di una nera notizia, viene colpito dall'ira divina. Viene investito da una esplosione di luce di Apollo. L'animale sopravvive, ma si ritrova alle candide penne che sono diventate nere del nero più scuro. Da allora tutti i corvi portano questo colore sulla livrea come ricordo di quella prima colpa. Per Flegias, assistere alla morte della figlia è un colpo che va oltre ogni sopportazione umana. Nel cuore di questo padre nasce una rabbia che trascende ogni limite umano. Cosa può fare un mortale contro un dio? Flegias conosce una sola risposta: la violenza totale, l'atto sacrilego che va oltre ogni limite. Flegias raduna i suoi lapiti e marcia verso Delfi. Delfi è il centro del mondo greco, il simbolo stesso dell'ordine cosmico. Attaccare il santuario significa sfidare l'intera gerarchia olimpica. Flegias e i suoi uomini irrompono nel tempio come una forza della natura scatenata. Non si limitano a saccheggiare i tesori, danno fuoco alla costruzione, cercando di ridurre in cenere il luogo più sacro di Apollo. È un atto che va oltre la vendetta personale, un tentativo di distruggere l'ordine oracolare stesso, di ridurre al silenzio quella voce divina che pretende di guidare il destino degli uomini. La reazione di Apollo è fulminea. Le frecce del dio volano di nuovo, questa volta verso Flegias e i suoi guerrieri. Ma questa volta non si tratta di una punizione singola, è uno sterminio. I Lapiti vengono decimati, il loro re cade trafitto da innumerevoli dardi divini. Quando i mortali sfidano apertamente l'ordine olimpico, la risposta degli dei è l'annientamento totale. La morte per figure come Flegias non è la fine, ma l'inizio di una nuova esistenza nel regno sotterraneo del contrappasso eterno. Virgilio lo colloca nel Tartaro, tra i più terribili prigionieri. Flegias, il più infelice, ammonisce tutti e testimonia con gran voce attraverso le tenebre: imparate la giustizia, ammoniti, e non disprezzate gli dei. In questa versione virgiliana Flegias diventa araldo dell'ordine divino. La sua condanna è proclamare eternamente ciò che avrebbe dovuto comprendere da vivo. Una pena che riflette la natura del crimine, ripetizione infinita, come quella di Tantalo.
o Sisifo. Altre tradizioni però lo vedono vagare nelle regioni intermedie dell'Ade, né nei campi elisi né negli abissi più profondi, come se la sua colpa fosse troppo complessa per una punizione semplice. Padre addolorato che diventa sacrilego, vittima che si trasforma in carnefice. Dante opera una trasformazione radicale. Nel quinto cerchio dell'inferno Flegias diventa traghettatore della palude Stigia, dove sono puniti gli eracondi. Non più dannato che proclama moniti, ma demone attivo nel sistema punitivo. Questa evoluzione mostra come i miti si adattino alle diverse epoche. Dante coglie l'ira come essenza del personaggio, ma la inserisce nella sua cosmologia cristiana. Le parole che Virgilio attribuisce a Flegias nella sua dichiarazione disperata oltremondana racchiudono uno dei dilemmi più profondi dell'esistenza umana: il conflitto tra vendetta personale e ordine superiore. Flegias incarna l'uomo che ha subito un torto terribile e cerca di farsi ragione da solo, ma la sua risposta è violenza cieca, che genera solo più dolore. L'ammonimento che gli dei gli fanno proclamare non è solo sottomissione al potere divino, ma anche il riconoscimento che esistono principi superiori alle passioni immediate. Tutti noi, di fronte a un dolore insopportabile, abbiamo sentito il desiderio di bruciare tutto. Il mito suggerisce che questo impulso è comprensibile, umano, ma anche pericoloso. La linea tra vittima e carnefice è più sottile di quanto vorremmo credere. Tornando al nostro Flegias, non possiamo che notare come egli sia parte di una rete complessa di relazioni che attraversano generazioni divine e umane. Come padre di Issione, egli genera un altro grande ribelle dell'oltretomba, ma mentre Issione tradisce l'ospitalità ricevuta, Flegias agisce spinto dal dolore paterno. La loro presenza nel Tartaro rappresenta due facce diverse della ibris, l'ingratitudine e la vendetta. Come nonno di Asclepio, secondo il mito di Coronide, è indirettamente responsabile della nascita del più grande benefattore dell'umanità. Dal dolore della sua rivolta fallita nasce, attraverso la morte di Coronide, il Dio che allevierà le sofferenze umane. È un paradosso tipico del mito greco. Dal male può emergere il bene. I Lapiti, come testimoniano le fonti, rimangono eternamente legati al tema della violenza. Dopo Flegias, sono protagonisti della battaglia contro i centauri al matrimonio di Pirito, come ricorderai, un altro esempio di forza primitiva che si scontra con l'ordine civilizzato. E infine Flegias è figlio di Ares, il dio della guerra. Il sangue di questo dio nelle vene rappresenta quella potenza distruttiva che può essere necessaria o devastante. E in Flegias vediamo cosa accade quando l'eredità del carattere turbolento del dio della guerra non viene temperata dalla saggezza. L'aspetto più affascinante di Flegias è forse la sua natura liminale nelle diverse tradizioni. Non appartiene completamente a nessuna categoria, non è un dannato come Tantalo, né un ribelle cosmico come i Titani. È un uomo che diventa mito attraverso il dolore, un padre che diventa simbolo attraverso la vendetta, una voce che diventa universale attraverso la condanna. Questa ambiguità non è debolezza narrativa, ma forza. Flegias rappresenta quei momenti in cui le certezze crollano, le categorie morali si sfumano, la linea tra giusto e sbagliato si fa indistinta. Le diverse tradizioni sulla sua collocazione riflettono questa complessità. Ogni epoca ha visto in lui qualcosa di diverso. Virgilio è il paradigma dell'ordine divino, Dante l'incarnazione dell'ira distruttiva. I miti sono storie vive che si adattano. Mi piace pensare che Flegias resiste alle categorizzazioni perché parla di verità troppo profonde per una sola interpretazione.
Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Condividilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.